La pasta con i wurstel è uno di quei piatti che fa la felicità di grandi e piccini. Certo, difficilmente la troverai nel menù di un ristorante, sia pure di infimo ordine, ma non mi vergogno a dire che a me piace. Andiamo a prepararla. Per questa ricetta possiamo usare qualsiasi tipo di wurstel, ma per fare un sugo per la pasta in genere preferisco quelli piccoli. Se vuoi usare quelli grandi ti consiglio di tagliarli in quattro per il verso della lunghezza, in modo da non avere rondelle troppo grandi. Ecco, questo è lo spessore giusto per questa ricetta. Metto in padella un po' di olio e poi ci sbriciolo dentro un peperoncino secco. Naturalmente se ci sono dei bambini il peperoncino va evitato. Metto in padella le rondelle di wurstel e inizio a mescolare col mestolo di legno, in maniera che i wurstel si dorino uniformemente. Prendo un pezzo di pancetta, io tengo sempre della pancetta nel frigorifero, la taglio a bastoncini e poi la aggiungo al sugo e mescolo bene. Come vedi, i wurstel hanno già cominciato a dorarsi e a gonfiarsi anche un po', che è quello che devono fare. Poi prendo una cipolla, la taglio a metà perché ne utilizzerò soltanto mezza per 2 porzioni. Nella descrizione del video trovi l'elenco degli ingredienti. Affetto finemente la cipolla col solito sistema e poi la metto in padella. Mescolo e lascio soffriggere anche la cipolla e a questo punto si diffonde un fantastico profumino. L'acqua per la pasta sta già bollendo ed è salata. Metto giù gli spaghetti nel tegame e con il mestolo li faccio scendere in acqua via via che si ammorbidiscono, in modo che si cuocano uniformemente. Come vedi, la cipolla ha cominciato a scurirsi un po' troppo, per cui prendo un mestolo di acqua della pasta in cottura e l'aggiungo alla padella. Facendo in questo modo, l'acqua deglassa un po' il fondo della padella e porta nel sugo tutto il sapore che è rimasto attaccato alle pareti della padella. Da una scatoletta prendo circa 100 g di polpa di pomodoro e la aggiungo al sugo. Mescolo bene e poi non resta altro che portare a cottura il sugo. Quando si restringe troppo è bene aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta. E naturalmente non dimenticare il sale. E se questo video ti piace, non dimenticare nemmeno di lasciare un mi piace. Nel tempo di cottura della pasta il sugo si è cotto. Come vedi io ho aggiunto un altro po' d'acqua. Adesso posso scolare gli spaghetti. La pasta va tenuta leggermente indietro di cottura perché poi dobbiamo tenerla ad insaporirsi nel sugo. Essendo il condimento a pezzi un po' grossi ci vorrà un po' prima che condisca bene tutti gli spaghetti. Mescolo per 1 minuto o 2 ed eccoli qua. Sono pronti, possiamo spegnere il fuoco e andare a tavola. Riuscirò a fare un impiattamento da chef? Con la pasta coi wurstel non servirebbe proprio, ma io ci provo lo stesso. Ecco qua la pasta, ma soprattutto bisogna mettere sopra i wurstel e il sughetto con la pancetta. E manca ancora un ingrediente importante, una bella spolverata di parmigiano reggiano. E poi anche abbondare. Questo è un piatto che farà veramente impazzire grandi e piccoli. A me piace davvero moltissimo. Ha un aspetto invitante, non è vero? Prova a cucinarla e concorderai con me che vale la pena di provare la pasta con i wurstel. E se come me ti approcci alla cucina con un atteggiamento curioso, iscriviti a questo canale. Troverai altre ricette che ti interesseranno, come questa qui accanto, che ti consiglio di vedere adesso. Alla prossima, ciao!